Buongiorno a tutti e bentornati. Gli ultimi 10 giorni li abbiamo trascorsi alla Mostra del Cinema di Venezia, su cui trovate aggiornamenti nei social e in particolare nelle ultime giornate abbiamo assegnato il Fanal 3 Awards, i premi dedicati ai film e agli interpreti più da fan che abbiamo incontrato e visto al Lido. Recuperate, può essere interessante anche per noi sapere che cosa ne pensate di questi film. Detto ciò, riprendiamo un po' le fila del discorso e so che all'ultimo video vi avevo promesso di iniziare a parlare di generi. In realtà però mi sono resa conto in questi giorni che c'è un termine fondamentale che è giusto che sappiate, soprattutto se siete dei neofiti nell'ambito delle fanfiction, ovvero il concetto di work in progress, indicato nelle fanfiction con WIP. Perché è importante sapere di che cosa parliamo. Il termine work in progress è abbastanza ovvio, è una fanfiction in fase di pubblicazione. Ma proprio questo concetto dovrebbe farci rizzare le antenne, perché siamo abituati normalmente ad andare in libreria a comprare un libro che inizia e finisce. Una fanfiction non è necessariamente così, perché può essere che l'autore abbia iniziato a pubblicarla, ma non abbia ancora finito di scriverla. Quindi questo crea due conseguenze. Uno, da una parte, una conseguenza molto positiva, che l'autore ha sempre la possibilità di aggiornare la storia sulla base anche delle richieste e dei suggerimenti che vengono dai fan che la leggono, quindi nei commenti e nelle recensioni al racconto. Quindi c'è una sorta di evoluzione e un metodo di scrittura in un certo senso da questo punto di vista che può essere anche collettiva. Dall'altra parte, un problema che noi abbiamo con i work in progress è che non tutti gli autori hanno la costanza di portare a termine una storia che hanno iniziato e quindi può capitare che siate costretti ad aspettare mesi, addirittura anni per il capitolo successivo, o addirittura vi troviate a leggere una fanfiction che non è mai stata conclusa. Quello che viene da fare in questi casi, quando lo si sa e lo si scopre per tempo e non è detto che succeda, vi avviso per esperienza personale, è non iniziare a leggere la storia. Però è anche vero che talvolta la trama è talmente interessante e le recensioni sono talmente numerose che non riuscite a resistere. Ecco, quindi è importante però che lo sappiate in anticipo, che work in progress può voler dire che quella storia non verrà mai conclusa. Informatevi prima per il vostro bene, sul serio. Legato al concetto di stato di pubblicazione della storia c'è il concetto di lunghezza di una storia, perché voi non lo sapete forse, ma nelle fanfiction esistono dei termini per definire le varie lunghezze della storia. Una volta erano termini molto precisi, perché il Drabble era una fanfiction rigorosamente da 100 parole, non una in più, non una in meno. Attualmente Drabble indica una fanfiction semplicemente corta, e quindi ci si è un po' alleggeriti nell'uso di certe espressioni, però comunque rimangono alcune definizioni molto precise, fra cui ad esempio il one shot che indica una fanfiction pubblicata tutta in una volta in un link unico, che può essere anche una fanfiction molto lunga, per carità, anche se in genere comunque coprono poche cartelle di Word, però è una fanfiction che viene pubblicata intera in un colpo solo, potremmo dire, esattamente one shot. Esistono poi le multi-chapter, ovvero fanfiction da più capitoli, come dice il nome. Una delle mie preferite, se posso fare un po' di promozione, è Sansuk, che non so se la pronuncia sia corretta, scritta da Determined Feed, che è una fanfiction che si ispira allo Hobbit, attualmente con 46 capitoli molto molto lunghi ed è ancora in corso di aggiornamento. Questa storia ha un lavoro colossale dietro, perché l'autrice non soltanto studia a memoria le regole del mondo di Tolkien, approfondisce proprio le usanze dei nani, quindi amplia dalla semplice trama dei racconti originari per proporre al lettore di fanfiction qualcosa di più su quello che lei ha scoperto studiando i lavori di Tolkien, ma anche riesce a integrare alla perfezione quello che è il lavoro del libro e quello che è l'interpretazione che è stata data nei film, creando appunto una storia lunghissima ma che si sviluppa in maniera ammirevole, cioè potrebbe tranquillamente essere pubblicata anche su carta ed essere trovata in libreria. Questa è una multi-chapter e che ovviamente richiede molto tempo per essere letta. In generale, comunque, anche sulla base delle ore che avete disponibili, esistono varie tipologie di fanfiction che potete già decidere a priori se iniziare a leggere o se lasciare per un momento in cui avrete un attimo più tempo.
Per questa settimana chiudiamo qua, prossima settimana prometto inizieremo a parlare di generi e contenuti, quindi rimanete con noi, seguiteci, lasciateci un commento nei social e visitate il nostro sito www.fanart3.com. Alla prossima settimana e un saluto a tutti, ciao!